Adesso bene o male le persone che salgono sul taxi sono persone anziane che vanno a fare qualche visita, uno che si sposta perché ha paura di salire sui mezzi, ma nulla di che, cioè non c'è più quel contatto umano. Adesso ci hanno messo anche il divisorio tra i sedili davanti e quelli dietro, cioè hai perso proprio il contatto, la comunicazione, perché la maggior parte dei nostri clienti sono persone che quando salgono sul taxi hanno voglia di fare due chiacchiere. Non mi viene da chiedere, scusi, lei ha la febbre, è positivo o negativo? No, no, devi anche vivere in base ad essere fiducioso con te stesso e anche con gli altri. Io non credo che una persona malata di Covid abbia così poco senso da prendere un taxi Io mica ho il virus, cioè può salire tranquillamente. No, io voglio la macchina col divisorio. Sì, loro si presentano con i guanti, mascherina e poi chiedono se la macchina è provvista di divisorio. Se non ha il divisorio, casomai prendo un altro taxi che ha il divisorio. La fiducia... Stringo la mano a mia figlia, a mia moglie, però poi basta. Agli altri fai così, o fai ciao. Di lavatevi bene le mani, ma una persona, io credo che una persona normale quando arriva a casa la prima cosa che fa si lava le mani, la doccia la fa tutte le sere, la maglietta cioè è inutile che mi fai delle ore di programma per dirmi come si lavano le mani, ma stiamo scherzando, ma che roba è? Non c'è bisogno che me lo dici te, l'ho già fatto tutta la vita, l'ha fatto anche lui tutta la vita, tutti, perché adesso c'è da prendere la vera decisione: esco, riapro, rischio, non riapro. Se riapro c'è il rischio che aumentano i contagi, se non riapro c'è il rischio che non riaprirò mai più. Ogni locale ha una sua identità, mettendo separé, mettendo divisori eccetera, il locale va a perdere quello che è la sua identità, una cosa surreale, una cosa non bella, perché una coppia che magari, o meglio, anche un collega e colleghi di lavoro che vogliono mangiare uno di fronte all'altro, divisi da questa barriera, al ristorante credo che nessuno, neanche in un sogno più brutto, possa avere mai immaginato uno scenario del genere. Poca gente ha dato un dato di fatto, ha detto una verità, ha detto io sono sicuro di quello che dico, ok? Non l'ha detto nessuno. Può darsi che si pensa che forse è così, può darsi che sia così, può darsi forse, non sono risposte, ok? Le mascherine, il vaccino, il medicinale, il plasma. Allora, loro hanno una mascherina non in norma da ieri sera, quindi li invitiamo a coprirla o a sostituirla con una nuova mascherina. Se non ce l'avete troveremo un sistema come coprire la mascherina e andare dentro a fare gli acquisti. Se avete una bandana o un fazzolettino, col fazzolettino la copriamo all'interno, invece per quanto riguarda la bandana si può anche coprire all'esterno. Per ovviare alla chiusura ci siamo inventati nel periodo iniziale le consegne a casa, quindi abbiamo pensato di portare la primavera a casa ai nostri clienti con le consegne a domicilio e tutti i nostri fiori appunto sono stati consegnati a casa. Pensiamo che in questo periodo che le persone sono rimaste tanto tempo a casa si sono approcciate molto di più ai fiori e all'orto, infatti abbiamo avuto più vendite di piante di orto per avere nei propri spazi del verde per vivere la natura non potendo uscire di casa. Ma guarda un po', questo è pieno. Con la mascherina il profumo diventa ancora più difficile. Bisogna tornare alla normalità. Oggi non è terminato ancora niente.
Io non posso cambiare regione, non posso cambiare stato, non posso prendere un aereo. In questo momento sono come prima. A Napoli si dice più nero nella mezzanotte non può venire, più buia della mezzanotte non può venire. Quindi forza e coraggio, ci riprenderemo tutti quanti. Un bacio. Si ricomincia, finalmente direi anche. Andrà tutto bene. Siamo pronti a ripartire. Speriamo bene, andrà tutto bene. Si ricomincia finalmente. Finalmente ricominciamo. Mi hanno fatto gli auguri di compleanno. Questo locale ha bisogno di persone, ha bisogno di vita, ha bisogno di star bene. Abbiamo bisogno di tornare a vivere. Il locale è pieno. Oggi è il primo giorno di riapertura e adesso facciamo giù un mezzo briefing, spiegare ai nostri dipendenti come comportarsi con i clienti, le varie distanze di sicurezza, le misure e tutto. E il nostro modo di lavorare cambierà, sicuramente cambierà, perché dovremo cambiare distanza, cioè rimarremo sempre felici, contenti, perché è il nostro mondo, questo è il nostro mondo. Oggi si riparte. Oggi si riparte. Come parrucchiere, giusto? Perché noi abbiamo ovviamente recuperato tutto il materiale previsto per far sì di far fronte alla sanificazione, l'igienizzazione e quant'altro, con dei costi abbastanza alti perché sono introvabili oltretutto alcuni prodotti. Fortunatamente qualche tempo fa avevamo già fatto una scorta e i nostri fornitori ci hanno considerato e quindi siamo partiti con tutte le situazioni del caso. Beh, effettivamente ho avuto delle persone estremamente preoccupate della loro condizione, vuoi per le loro situazioni patologiche in atto, e ci sono state anche alcune persone, diciamo sane, fra virgolette, estremamente preoccupate. Fortunatamente non sono state tantissime. Diciamo che ho agito anche in modo tranquillizzante nei confronti delle persone, soprattutto persone che temevano, dato le loro condizioni, ipertesi, diabetici, cardiopatici, tutte quelle patologie croniche, broncopneumopatici, che sono categorie decisamente a rischio in caso di contagio. Per queste persone io ho cercato di avere sempre un minimo di riguardo, in modo tale da farle venire quando praticamente non c'era nessun'altra persona. Il fatto appunto di essere considerato un riferimento, ripeto, un medico di fiducia da parte dei miei pazienti, ecco che gli stessi pazienti domandavano la mia opinione, il mio consiglio. La situazione in certi momenti, soprattutto nella fase acuta, era in Lombardia è stata ed è tuttora diciamo preoccupante, anche se siamo verso il décalage della situazione. Fin dai primi momenti mi sono fatto una adeguata scorta di guanti, mascherine, e quindi un po' ho provveduto io personalmente ante litteram alla situazione e mi sono trovato, se vogliamo, nella fortunata o preveggente condizione di non dovermi lamentare più di tanto di mancanza di strumenti. Io sono qui dal 1983 che esercito come medico di medicina generale e attualmente sto seguendo circa 1600 pazienti che sono iscritti con me. Posso dire addirittura che ho avuto occasione di seguire anche 4 generazioni della stessa famiglia, per cui il bisnonno, il nonno, il padre e il figlio. Sono quelle piccole cose che ci rendono più, tra virgolette, dolce la nostra attività. Il compito del medico di medicina generale, secondo me, è appunto monitorare la situazione sul territorio e in questo devo dire che il comportamento fra le varie regioni è stato piuttosto differente. I risultati, naturalmente è facile dirlo col senno di poi,
I risultati nella regione Lombardia un po' si sono visti, mentre invece la situazione è, almeno a livello di numero di contagiati, di numero di deceduti, eccetera, eccetera, in altre regioni è stata migliore. Dunque, io posso dire che ho seguito almeno una sessantina di pazienti sospetti Covid e senz'altro ne ho avuti almeno 4 Covid positivi che sono andati in ospedale. Fortunatamente ne sono anche usciti da questo punto di vista. A chi mi domandava, ma è possibile fare i tamponi, è possibile fare dei test, degli esami, dicevo guardate che in Lombardia questi tamponi vengono fatti solo al momento dell'ingresso in pronto soccorso. Personalmente mi sarebbe piaciuto che venissero fatti proprio sulla popolazione generale o perlomeno su un certo tipo di popolazione a rischio o addirittura sui conviventi. Durante questa fase, devo dire soprattutto nel mese di marzo, quindi durante la fase più acuta, senz'altro ho notato una notevole diminuzione dell'accesso allo studio e mentre prima diciamo riuscivo a fare 80% attività studio, 20% attività telefonica, diciamo che questo rapporto si è completamente ribaltato. Quindi effettivamente c'è stato un calo delle presenze in studio. Naturalmente anche la domanda è cosa ci sarà nel futuro. Adesso detto proprio fra i denti, io mi aspetto che una situazione di questo tipo si protragga ancora per i prossimi mesi. E naturalmente tutti speriamo negli interventi terapeutici, farmacologici, vaccinali, però mi sembra ancora un po' presto per portare e aspettare un punto oltre il quale diciamo la situazione sarà completamente debellata.